Ciao amici YouTube, benvenuti a questo appuntamento. Oggi andremo a fare un interattivo per la nostra rubrica Scegli un cristallo e andremo a rispondere a un messaggio, il prossimo grande inaspettato cambiamento in arrivo sulla tua strada. Per chi è la prima volta che si collega al mio canale, io sono Astro, grazie come al solito per il vostro immenso supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare il vostro like, il vostro commento e per qualsiasi informazione in basso avete tutte le mie informazioni, pagina web www.astroevolution.net e la mia email tarocchi.astro@gmail.com. Oggi andremo a fare un interattivo per chi è la prima volta che si connette nei miei video, andremo a selezionare uno dei miei cristalli. Oggi abbiamo una labradorite, una rodonite, una gata rossa e una malachite. Andiamo a fare la selezione attraverso uno di questi nostri cristalli e andremo a vedere quindi quale sarà questo grande cambio inaspettato che è in arrivo sulla nostra strada. Andremo ad usare i nostri tarocchi e andremo a capire quindi il messaggio che sta per arrivare attraverso le mie. Vi ricordo di prendere il vostro tempo, di respirare, di connettersi con la pietra che selezionerete. E andiamo quindi ad iniziare subito con la numero 1, la labradorite. Amici che avete scelto la nostra labradorite, andiamo a vedere come sarà per voi questo messaggio, andremo a capire quale sarà questo grande e inaspettato cambio. La carta che vi guiderà durante questa lettura sarà la regina di cuore. Parla di grande sensibilità, questa è una carta di grandissima emotività e soprattutto di amore. Probabilmente le persone vicino a voi sentiranno una grande empatia nei vostri confronti, così come voi sentirete delle grandissima sensibilità verso le persone intorno a voi. Credo che questa carta sia uscita per rappresentare la fertilità, la maturità anche che moltissime persone di voi raggiungeranno con le proprie emozioni o i propri sentimenti. La regina di cuore in questo caso è una donna che oltre ad saper ascoltare o rassicurare le persone intorno a noi, è una persona molto ricettiva nei messaggi delle altre persone. Fate molta attenzione in questo periodo ai vostri sentimenti perché secondo me potreste vivere veramente delle grandissime opportunità. Moltissime persone riceveranno delle grandissime proposte di amore, forse anche riceveranno dei messaggi che parleranno proprio di amore, di voglia di concretizzare qualcosa nel vostro tipo di rapporto. È un momento dove si parlerà esclusivamente di sentimenti. Forse finalmente qualcuno uscirà da una piccola trappola emotiva, per esempio persone che hanno vissuto delle manipolazioni o degli inganni. Questa carta rappresenta proprio il voler iniziare a dare una stabilità di più al nostro cuore, ai nostri sentimenti. La regina di cuori è una donna estremamente empatica, molto sensibile e molto ricettiva. Ecco perché vi sento che nel prossimo periodo sulla vostra strada ci sarà un grande cambio. Ci sono persone che non riescono probabilmente ad aprire il proprio cuore. Questa carta invece indica la necessità di sognare, di ritornare nuovamente a vivere delle emozioni che fino a questo momento non sentivate, perché non ascoltavate il vostro cuore. La regina di cuore è una carta di grande maturità emotiva, ecco perché credo che sarete ad uno step successivo in qualsiasi sia la vostra situazione sentimentale nella vostra vita. Fare molta attenzione a quello che è il vostro intuito, perché questo è il momento in cui l'intuito vi regalerà delle grandissime opportunità per finalmente aprire il vostro cuore e parlare di amore sostanzialmente. Andiamo a vedere qual è la prossima carta, l'asso di spada e il fante di denaro. Eccolo qui, questa potrebbe essere anche una persona che entrerà nella vostra vita in questo momento e vi richiederà probabilmente anche un po' più di attenzione. E qualcuno sta probabilmente chiedendovi di essere molto più presente. L'asso di spada in questo caso rappresenta la vittoria, l'esito e il finalmente tagliare alcuni sentimenti o alcune emozioni che fino a questo momento
avevamo vissuto in maniera forse negativa. Questo è un momento dove probabilmente le persone intorno a noi non saranno più degli ostacoli, saremo in grado di superare anche questo nostro modo di vivere o di sentire le nostre emozioni. L'asso di spada rappresenta anche un colpo di fulmine, quindi siate pronti e siate aperte e ricettive a ricevere amore in questo momento. E qui c'è probabilmente un incontro col fante di denaro, potrebbe essere un amico, una persona che forse già avete conosciuto, forse state già parlando con questa persona e c'è qualcosa che cambia in rispetto a questa situazione di amore. Queste sono carte dove il cambiamento sarà estremamente emotivo, riguardante in particolar modo i nostri sentimenti, come affrontiamo i nostri sentimenti, perché l'asso di spada in questo momento ci sta parlando proprio di eliminare intorno a noi quelle che sono forse delle sconfitte, delle sofferenze, avremo l'opportunità di rinascere nuovamente e di rimettersi probabilmente in gioco. Si sa, la vita è fatta sempre di ostacoli. L'asso di spada è una di quelle carte che ci dice non abbassate mai la guardia, però nello stesso tempo lasciamo andare il nostro cuore e vivere le nostre emozioni. Il fante di denaro in questo caso è, oltre ad un incontro, è la necessità anche di rimettersi nuovamente in gioco. È un senso pratico, prudente, ecco perché vi dicevo mai abbassare la guardia, però è vero che rappresenta una novità nella nostra vita. Forse ci sentiremo più consoni probabilmente a fare delle conoscenze con persone che ci dimostreranno realmente i propri sentimenti. Nel senso, se conosciamo una persona che sin dall'inizio si dimostra freddo o comunque degli atteggiamenti nostri del passato con la maturità della regina di coppa, sappiamo che questa persona probabilmente non sarà assolutamente la persona che potrà in qualche modo rappresentare una persona, una relazione nei nostri confronti, perché già sappiamo, mettiamo subito con l'asso di spada delle difese, diciamo no, questa persona non è assolutamente giusta. Quando vi parlavo di empatia consigliera della regina di coppe, anche il fante di denaro è una persona che rappresenta un amico fedele, qualcuno che dà dei consigli utili. Ecco perché vi consiglio questo momento non solo di essere aperte, ma anche di chiedere in caso che ci siano delle situazioni che non sono molto chiare. È meglio essere ignoranti per un attimo se non sapete una cosa che esserlo tutta la vita, quindi è meglio in questo momento chiedere un aiuto, chiedere un consiglio, probabilmente perché avrete la necessità di rimettervi nuovamente in gioco. Sulle questioni lavorative queste carte rappresentano un grandissimo cambio strutturale, delle novità economiche che arriveranno in maniera estremamente forte, forse anche repentina. Se qualcuno stava lottando per un progetto, stava cercando di entrare in un posto di lavoro attraverso dei concorsi, l'asso di spada con il fante di denaro rappresentano proprio dei nuovi progetti, dei nuovi lavori, delle novità anche sullo studio. Se state studiando, questo potrebbe essere veramente un ottimo momento per poter rilasciare anche una sensazione di ansia, di insicurezza che avete avuto fino all'ultimo periodo perché ci sono cose che stanno per arrivare. Fate molta attenzione ai messaggi perché potreste essere leggermente distratti con l'asso di spada. È una carta che rappresenta forse anche una forza, una voglia, una stanchezza, quindi di conseguenza questa carta spesso ci rende un po' distratti perché arriviamo finalmente ad una meta e perdiamo poi un po' il senso, no, dello spazio, del tempo intorno a noi, quindi fate sempre molta attenzione e soprattutto queste sono carte che riguardano il corpo, il nostro fisico. Sarà importante durante questo momento vivere non soltanto con la felicità o la spensieratezza di una volta, ma anche connettersi con il nostro corpo. Io parlo sempre di anima, ma c'è sempre un corpo che ha bisogno comunque di essere rivisto in particolar modo con queste due carte, la regina di cuori e il fante di denaro, che rappresentano proprio la necessità di fare attenzione verso noi stessi, di fare attenzione al nostro corpo. Probabilmente con l'asso di spada diremo basta ad una situazione, basta bere, basta fumare, basta mangiare male. Da questo momento bisogna amare se stessi al 100%. Questo sarà un cambio che arriverà inaspettato nella vostra vita perché ci sono energie che in questo momento si stanno muovendo e vi stanno proprio chiedendo, secondo me, di agire in qualche modo.
Andiamo a vedere quale sarà la vostra prossima carta. Prossima carta, la papessa, una sensazione di stabilità probabilmente che arriverà dentro di noi, una grande intuizione, quella che vi dicevo. La papessa in questo caso vi sta invitando anche a maturare verso alcuni aspetti che riguardano la vostra spiritualità. Aiutatevi attraverso forse la fede, la preghiera o comunque arti olistiche come la meditazione, forse possono essere di aiuto in questo momento proprio per darvi una spinta maggiore per poter, insomma, cambiare qualcosa seriamente nella vostra vita. Cavallo di spada, qui ci sono comunicazioni importanti che arriveranno nella vostra vita, eh. Sono comunicazioni che riguardano in particolar modo, credo, delle verità che verrete a sapere. Questa verità che verrete a sapere sarà probabilmente quel passo in più che vi riuscirà a far superare delle emozioni o dei sentimenti che forse fino a questo momento avevate un po' nascosto, perché non sapendo della verità di quello che era realmente il mio punto di vista, adesso verrete a sapere questa cosa, verrete a conoscenza di qualcosa che vi farà finalmente cambiare. Molti di voi potranno dire: "Lo sapevo, lo sentivo e mi immaginavo che era così". Ecco, una volta che sapete, avete la conferma, non rimaneteci più male, tagliate questa cosa, avevate ragione, non c'è modo di ripensare a questo passato, va bene? Andiamo a vedere quale sarà la vostra prossima carta. Abbiamo ancora un cavallo di denaro in questo caso, è un bellissimo cavallo che rappresenta proprio dei progetti che nonostante la lentezza o comunque il modo che probabilmente ci vuole un po' di tempo, perché secondo me non dovete perdere nessun tipo di dettaglio in questo momento. Il cavallo di denaro è un cavallo che arriva sicuramente alla propria meta, però probabilmente dovete in qualche modo uscire dalla vostra zona di comfort, iniziare a fare i passi piano piano, un passo alla volta. Questo vi permetterà comunque di raggiungere delle grandi vette anche su di voi. Credo che questo sarà veramente un grande momento. Mi raccomando, non essere testardi in questo momento. Il diavolo, qui ci sono finalmente forse delle situazioni del passato che verranno assolutissimamente eliminate. Forse c'è un senso di rabbia, di rancore che qualcuno di voi sta vivendo e che si sente ancora troppo legato ad una situazione. Questa situazione, secondo me, deve essere superata. Vicino al cavallo di spada mi viene da pensare che verrete finalmente a sapere qualcosa di molto forte, di molto importante, e questo in qualche modo sarà una spinta per iniziare a rimettervi in gioco, a lavorare attentamente su quelli che sono dettagli della vostra vita. Forse vi siete un po' persi ultimamente, ecco perché il grande cambio adesso sarà ritrovare una quotidianità diversa rispetto a quello che stavate vivendo. Io vi consiglio sempre di introdurre nella vostra vita almeno mezz'ora di tempo al giorno, qualcosa che sia per voi, che sia un hobby, che sia qualcosa fisica o comunque una lettura anche di qualcosa che a voi piace, perché il tempo per noi sarà necessario. Ci sono cose forse del passato che avete dovuto che dovete comunque in qualche modo cercare di eliminare, perché questa realtà penso sia una realtà che vi ha soffocato ultimamente. Pensate un po' a quelli che possono essere litigi, a cose che non avete detto, a situazioni con persone intorno a voi che in realtà non vi sono piaciute al 100%. Da questo momento in poi credo che dovete assolutissimamente eliminarle. Andiamo a prendere uno di questi miei oracoli. Andiamo a vedere qual è la vostra carta, il pensiero. Mi raccomando, cercate di essere più presenti su quello che fate. Questa è una carta che invita non soltanto alla meditazione, ma probabilmente anche ad avere un nostro momento per capire che strada prendere e come agire. Forse è il momento ideale per fare una pianificazione di quelle che devono essere le giornate a venire. Da questo momento in poi ricordate che dopo 21 giorni la nostra mente si abitua. Quindi se facciamo qualcosa che per 21 giorni fa bene o ci dà una struttura, bisogna farlo. La mente in questo momento potrebbe essere stata forse il problema più grande, i vostri pensieri, le vostre paure. Ecco perché con l'asso di spada e la maturità di affrontare il tutto questo, credo che sia veramente il momento ideale per iniziare qualcosa in maniera più positiva inaspettatamente, perché qua nel momento in cui verrete a sapere qualcosa
eliminerete completamente dalla vostra vita questa paura, questa sensazione che avete nel vostro essere e dire basta, qui c'è bisogno di riprendersi nuovamente, di riniziare da capo. Il fante di denaro in questo caso parla proprio di iniziare qualcosa di nuovo. Anche a livello lavorativo, per esempio, possono esserci state delle chiacchiere o delle situazioni molto pesanti, di conseguenza qui vi consiglio di eliminare un po' questo atteggiamento o questa sensazione che secondo me è soltanto negativa, controproducente in questo momento, forse anche eliminare alcune persone, grazie comunque a quello che voi sapevate e verrete a sapere. Questo vi permetterà in qualche modo di tagliare proprio un filo che vi stava ancora legando a qualcosa del passato e dire ciao, addio, io penserò più a me stessa e l'asso di spada è molto vittorioso, forse è una carta molto egoista, ma secondo me l'egoismo in alcuni casi fa benissimo. Anche la papessa in questo caso sta dicendo già voi sapete che c'è qualcosa che sta per cambiare, già voi sentite che c'è un cambio che sta per farlo. Bene, la cosa importante è non essere precipitosi nelle cose, farlo come un cavallo di denaro. Probabilmente con calma, più lenti e da questo momento in poi le abitudini tossiche secondo me verranno eliminate. Questo sarà un grandissimo cambio, forse vi sembrerà un po' assurdo, ma credetemi che con il tempo ci sarà un cambio di mentalità di voi stessi, inaspettatamente anche sul lavoro, sulle persone che sono intorno a voi e sarà un grandissimo cambio perché vi permetterà proprio di iniziare una nuova strada, la strada della consapevolezza di voi stessi, di quando realmente valete. Bene, amici che avete scelto la nostra Labradorite, noi ci sentiamo alla prossima, passiamo alla numero 2. Eccoci qua amici che avete scelto la nostra Rodonite, una bellissima pietra, un cristallo che parla di amore, di spensieratezza, di amore per se stesso, di voglia di ricominciare, di armonizzare il nostro cuore, i nostri sentimenti. Voi avete scelto questa pietra secondo me perché moltissimi di voi avranno la necessità di armonizzare un po' quelle che sono le vostre sensazioni ed emozioni intorno a voi. Andiamo a prendere la prima carta, andiamo a vedere qual è la torre. Questa è una carta importante dove probabilmente c'è bisogno di abbandonare situazioni del nostro passato. Qui c'è un cambio inaspettato al 100%. Quella notizia che temevate che arrivava, secondo me arriva. Quella sensazione che avevate, secondo me è proprio giusta ed è proprio quello che l'universo molte volte, il destino in realtà ci mette sulla strada perché forse eravamo ancora troppo aggrappati a delle strutture, a delle situazioni mentali che non riuscivamo ad abbandonare. Ecco perché la torre ci chiede completamente di sfarci di queste maschere, di questo perbenismo, di questa sensazione di irrequietezza, non riuscire ad avanzare nella vita perché abbiamo sempre paure, pensieri che secondo me devono essere completamente riordinati. Qua c'è un abbandono obbligatorio su qualcosa della vostra vita, probabilmente c'è la necessità di rimettersi in gioco perché non avrete più nessuno con cui aggrapparvi, non è possibile che quella persona sia andata via, non è possibile che quella persona è così, non è possibile che io stia soffrendo in questo modo. Bene, tutti questi non è possibile, stanno arrivando ad un punto che secondo me non è possibile che tu viva in questo modo. Ecco perché la torre, in questo caso, o il 6 di picche, in realtà vi sta, di fiori, in realtà vi sta invitando ad abbandonare queste vostre strutture. Vi siete chiusi dentro un castello, come rappresenta proprio questa torre, con le vostre convinzioni, senza vedere che in realtà la vita sta andando avanti. Il tempo passa, voi siete isolate dentro ad una realtà e non riuscite assolutissimamente ad avanzare. Questa notizia sconvolgerà completamente i vostri piani, la vostra mente. Astro, ho paura, ma non è negativa. Queste sono carte di evoluzione, di conseguenza bisogna sempre capire che dall'altra parte c'è. Le carte sono positive e dietro le carte c'è sempre un'ombra, ecco perché io non le leggo mai al contrario, perché dietro le carte c'è sempre il consiglio, che può essere, qualcuno mi ha detto, dici sempre attenzione, io non vedo nulla di positivo. Beh, scusami, bella mia, se vuoi il caffettino e i baci perugina, da me non li troverai mai. Questa notizia finalmente ti farà aprire gli occhi su una situazione. Mi sentivo un po' con una nube sulla testa, mi sento come se devo fare tanti passi ma non riesco ad avanzare. Evidentemente ci sono delle convinzioni mentali, delle convinzioni tue che secondo me non sono giuste. Allora bisogna assolutamente eliminarle in questo momento.
Andiamo a vedere quale sarà la prossima carta. Il 6 di cuore, questo è un bellissimo esito secondo me anche nella vita, eh? E il 6 di denaro, bellissimo queste carte. Sono carte che vi parlano che il ciclo sta per finire. Ricordate il numero della fine dei cicli? È sempre il 7, l'ultimo numero. Il 7 rappresenta la fine di un ciclo, l'8 inizia l'inizio di un ciclo nuovo. Ecco, siete quasi alla fine di questo ciclo. In realtà di quello che dovete tenere in considerazione è innanzitutto la necessità in qualche modo di considerare anche le altre persone intorno a voi, forse qualcuno di voi avrà bisogno di un aiuto o inaspettatamente il grande cambio arriverà proprio attraverso delle persone vicino a voi. Non necessariamente sono degli amici, non necessariamente sono delle persone che conosciamo, anche se possono essere proprio loro, ma secondo me sono persone che in questo momento potranno darci qualcosa di più. Io dico sempre che per ripulire il nostro karma bisogna fare volontariato. Qualcuno mi dice ho un karma pesante, a parte che moltissima gente non sa cos'è il karma e ve lo posso assicurare perché io l'ho studiato. Ehm, Questo potrebbe essere seriamente un momento in cui dovete dare qualcosa a qualcuno per ripulire qualcosa delle vostre vite passate. Ecco perché dovete, secondo me, adottare un atteggiamento anche gentile, essere pronti a ricevere questa notizia e da questo momento probabilmente lasciare andare situazioni che non appartengono più a voi, questo aggrapparsi ad una situazione forse anche troppo materiale. Delle persone qui stanno per avere forse delle situazioni che non sono molto gradite a livello economico, delle notizie, forse dei pagamenti o dei ritardi o delle situazioni, perché bisognerà staccarsi in qualche modo da una realtà economica o materiale e iniziare più a vivere in maniera come posso dire, certo, i soldi fanno sempre aiutano e sì, è anche vero che cambiano le persone, però molto spesso cambiano anche in negativo le persone. Fate soltanto una vostra discussione, ognuno si cuce con voi le cose, altro non ho nessun tipo di lavoro. Bene, allora chiedi aiuto in questo caso. Queste sono due carte che vi stanno chiedendo, il ciclo sta per finire. Dovete chiedere un aiuto a qualcuno che secondo me vi può seriamente dare una mano. Questo però vi dovrà permettere anche in un certo senso dare qualcosa a qualcuno. C'è una famosa regola del 10%, quando si guadagna il 10% si mette da parte, il 10% si investe e il 10% si dà in volontariato. Il resto poi si vive nella vita. Ecco, prendete questa formula come per poter avanzare anche sulle questioni economiche, perché molto probabilmente qui ci sono delle spese inaspettate e non avete soldi, perché forse non vi siete messi i soldi da parte, perché forse non state creando abbondanza nella vostra vita, perché probabilmente ci sono piccole formulette che dovete riorganizzare e quindi di conseguenza questo cambio grande e inaspettato nella vostra vita deve forse ripartire dalle basi, dalla stabilità. Siccome siamo alla fine di un ciclo con questi 6, io vi ricordo sempre di rimettere piano piano in ordine anche le cose del vostro passato, ripagare i vostri debiti, probabilmente chiedere scusa delle persone con cui vi siete comportati male, non necessariamente il nostro cuore o il nostro amante o la nostra amante, forse anche delle sorelle o delle persone con cui voi vi siete comportati male. Se queste persone si sono comportate con voi male, l'unica cosa che bisogna riconoscere qui è la compassione, avere compassione, ma questo non significa che bisogna ritornare con loro. Sì, perdonarle dentro, una volta che si è perdonati dentro, si è perdonati anche se stessi, ma questo non vuole assolutamente dire che io devo ritornare ad essere amico con una persona falsa o negativa, anzi assolutamente no, forse bisognerà accettare il fatto che questa persona è così e non bisogna farlo. Il 6 di cuore in questo caso rappresenta il 6 di coppa, ci richiede in qualche modo di rivalutare attentamente quelle che sono le nostre sensazioni, soprattutto in ciò che riguarda la nostra vita sentimentale. Probabilmente siamo davanti a delle scelte importanti da dover fare, possono esserci degli atteggiamenti nostalgici, forse abbiamo dei ricordi di alcune persone intorno a noi che non riusciamo, tra virgolette, a staccarci, c'è qualcosa che facciamo fatica a fare. Questo potrebbe essere un ritornare nuovamente alla base, riabbracciare qualcuno del vostro passato, probabilmente perdonare una persona e dirle grazie per ciò che mi hai regalato, però credo che questo è il momento finalmente che io mi stacchi un po' da tutto ciò, no?
È una carta molto emotiva il 6 di coppe, rappresenta il passato, rappresenta la nostra adolescenza, i nostri ricordi, forse c'è una relazione in atto qui per troppo lungo tempo e bisogna dare finalmente una chiusura. Io molto spesso sento siamo fidanzati da 10 anni, ci siamo lasciati mille volte e adesso non so se è l'uomo della mia vita. Lui però ha sempre fatto quello che ha voluto fare. Come, scusa? Allora, se decidete di essere una coppia aperta, ben venga, ognuno ha le proprie scelte. Se invece questa cosa vi fa star male, credo che dopo tanto tempo è arrivato anche il momento di avere il coraggio e la maturità di dire basta, bisogna fare un passo. Questa carta rappresenta proprio, è il segno proprio del passato che cede proprio il posto al futuro. Quindi molto spesso ci chiniamo davanti a delle situazioni e non ci rendiamo conto che in realtà forse ci stiamo lavorando su qualcosa. Facciamolo questo cambiamento, buttiamoci avanti, andiamo, iniziamo seriamente a riabbracciare quelle che sono il nostro amore del passato. Qualcuno di voi qui ha perso forse quel bambino interiore e io lo dico sempre, è bello avere quella persona vicino a noi, quindi è inutile rimuginare sempre su una stessa situazione, avere dei rimpianti. In realtà quello che deve semplicemente avere un rimpianto è il tempo che sta passando e voi che state ancora lì pensando ad una situazione. La torre arriverà, vi sconvolgerà su tutte le tipologie in questo momento di notizie. Io però sono convinto che moltissimi di voi prenderanno la strada giusta per affrontare questo tipo di sensazioni. Andiamo a vedere di realtà. Il fante di bastoni, qui ci sono delle avventure nuove che stanno per ripartire nella vostra vita, anche secondo me sentimentali, ve lo dico. E abbiamo la regina di denaro, quindi qui preparatevi anche ad aprire nuovamente il cuore a qualcosa di nuovo finalmente, ma come dico sempre io, se non avete qualcosa o una sensazione di novità nella vostra vita o se vi state troppo attaccando a delle realtà del vostro passato, probabilmente moltissimi di voi non avranno neanche l'occasione di poter raggiungere, tra virgolette, una nuova persona o mi piace quella persona ma non so che fare, non so come lanciarmi, ho paura. Beh, questa paura deve essere eliminata in qualche modo. La regina di denaro in questo caso parla di abbondanza, quello che vi dicevo prima, parlate abbondantemente anche sulle questioni di soldi. Mettiamo però i piedi per terra, iniziamo a fiorire su noi stessi. Questo è un grandissimo successo economico che può arrivare se fate questo grande cambio di quello che stiamo parlando, un grande cambio dentro la nostra vita, perché questa regina è una regina molto radicata a terra, è una persona che ha sempre successo negli affari, nella casa, nelle persone che ama, perché è molto organizzata, è una regina pratica, è una carta che parla proprio di organizzazione e soprattutto di progressi, progressi costanti e sostenibili. 10%, 10% e 10%. Parla di una donna matura, di un amore finalmente forse più stabile, quindi attenzione a questo matto che state incontrando qui, che non è il matto, è il fante di bastoni, ma siccome il fante di bastoni è una persona un po' irrequieta, rappresenta sempre segni di fuoco, quindi Ariete, Sagittario, Leone, questa potrebbe essere magari un'avventura molto entusiasmante nella vostra vita che in qualche modo vi rimette finalmente un nuovo desiderio dentro, una nuova identità, una sorta di libertà finalmente nella vostra vita. Qua ci potrebbe essere un viaggio per risistemare le cose, qualcuno di voi probabilmente sta già pensando di trasferirsi, questa torre rappresenta proprio la necessità di allontanarsi nonostante il dispiacere della situazione, ma rimettersi nuovamente in gioco. Un nuovo amore, una nuova opportunità, un momento nuovo anche per lasciare andare e dire chi siamo finalmente. Una bellissima notizia entusiasmante che dopo questa grande caduta finalmente riuscirete a rimettere nella vostra vita un po' più di positività, un pizzico un po' più di intraprendenza anche e soprattutto sulle cose pratiche. Questo sarà importante considerare. Quale sarà la vostra prossima carta? Andiamo a vedere. Allora, scusate, il 7 di spada, queste sono il vostro autosabotaggio, astro io non ci riesco, e il 2 di spada, sono indecisa quale strada prendere, non so che cosa fare, per quale motivo io devo sentirmi sempre così, basta. Viviamo dei momenti di grandissima pesantezza, anche perché viviamo dei momenti anche forse dove non abbiamo la forza di poter affrontare alcune situazioni. Bene, allora in quel caso io dico sempre
sempre di spegnere la nostra mente, di vivere per inerzia. Dopodiché, nel momento in cui però c'è l'opportunità di rialzarsi nuovamente, bisogna esserlo, bisogna fare, bisogna lottare. Questo è un momento dove credo che finirà questo vostro momento di agonia e sarete davanti ad un bivio. Questo sarà sicuramente un bivio. Allora siete pronti per poterlo prendere questo entusiasmo, questa voglia di rimettersi in gioco, questa disponibilità a nuove avventure, a voler rimettersi nella propria vita. Attenzione all'autosabotaggio perché siete voi che probabilmente dentro non siete ancora in grado di poter affrontare o non siete ispirati. Allora le cose si imparano nella vita, piano piano poi si impara a raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo. Quindi però l'importante è fare sempre il primo passo. Come era quel detto, su 1 milione di chilometri di passi basta iniziare a fare il primo passo. Adesso io non me lo ricordo, chi lo sa me lo scrive in basso con un messaggio. Quindi basta autosabotarsi o pensare che le persone ci vogliono tutte quante male, non è possibile. Io no, questo non sono argomenti assolutamente da fare. E basta compararsi con le persone intorno a noi. Forse qualcuno di noi sta dicendo com'è possibile che quella persona sia così e io non lo sono? Forse perché quella persona ha introdotto nella sua vita qualcosa di più positivo dentro di se stesso. Guardatevi comunque allo specchio, chiedetevi realmente se siete realmente voi in questo momento. Quando vi guardate davanti allo specchio forse vi realizzerete che avete perso un po' quell'energia o quell'aurea che molto spesso tutti di noi abbiamo. Ecco, ritrovatela, guardandosi allo specchio, comparandosi con se stessi, aprendo un confronto con quella che eravate, soprattutto nel vostro passato, ritroverete nuovamente quella spensieratezza, quel bambino che in realtà vi dico sempre che non bisogna mai perdere. Un grande cambio sta per arrivare, starete per ritrovare voi stessi grazie anche a dei piccoli aggiustamenti che sono così semplici, così forse futili, no? Molto spesso, ma sono veramente importanti nella nostra vita. Questi grandi cambi vi permetteranno di essere completamente un'altra persona, quindi guardate in quella direzione, andate avanti, sfondate questo portone perché comunque vi verrà assolutamente detto di farlo, allontanatevi da alcune situazioni e apritevi al nuovo, però con una nuova consapevolezza, non autosabotarvi. Andiamo a vedere la prossima lettura. Allora, amici che avete scelto la nostra agata rossa, questa è anche una pietra di grande forza, di grande coraggio, è una pietra che ci invoglia, è una pietra che attiva il primo e il secondo chakra. E quindi forse se avete scelto questa pietra è perché sentite che state vivendo dei momenti dove non avete la forza necessaria per affrontare qualsiasi tipo di realtà. Forse qualcuno di voi è stanca e non sente il controllo del proprio corpo. Siete stati attirati da questa pietra e perché forse bisognerà lavorare proprio su questi due chakra. Andiamo a vedere un poco qual è la vostra carta principale, il 5 di cuori. Questa è una bellissima carta che rappresenta in qualche modo anche la voglia di iniziare a lavorare attentamente su quelle che sono le nostre realtà. Qualcuno di voi qui deve cambiare un po' il punto di vista su una situazione forse del vostro passato. Qui ci sono opportunità che in realtà sono molto presenti con queste carte, ma forse qualcuno di voi non si sta rendendo conto che state troppo guardando quelli che sono stati i vostri fracassi, quelli che sono stati i vostri momenti di debolezza. Ci sono delle coppe rovesciate anche in questa carta, come potete vedere, come rappresenta proprio il 5 di coppa. Forse qualcosa in realtà avete forse sbagliato in alcune situazioni, probabilmente c'è la necessità in questo momento di riaggiustare qualcosa, però bisognerà trovare proprio quella chiave giusta per aprire la porta della consapevolezza, di essere consapevoli che qualcosa in realtà eh, è stato fatto in maniera erronea. Avete fatto forse degli errori che possono essere il lavoro, che possono essere l'amore, di conseguenza siete un po' sfiduciati in questo momento, forse sentite una profonda tristezza su quello che sta succedendo, ma bisogna andare avanti. Questa carta in realtà esorta a dimenticare completamente il passato, ad andare avanti, lasciando proprio per strada le convinzioni di non poter uscire da un determinato tunnel. In realtà si può sempre uscire, perché è molto chiaro il messaggio di questa carta. Ogni esperienza fa crescere, ogni esperienza, soprattutto quelle negative, insegnano comunque qualcosa anche di positivo. Quindi è importante che in questo momento
si inizia a guardare anche delle nuove possibilità. Quale sarà questo grande cambio? Il fatto che finalmente inizierete a vedere delle opportunità intorno a voi. Intorno a voi ci sono delle opportunità che fino a questo momento non eravate riusciti a vedere. Ecco, da questo momento in poi vi si apre proprio forse, pam, una luce. No, ho capito che forse mi sono perso in qualcosa, quindi è importante che in questo preciso momento, qualsiasi sia il discorso che farete, il modo in cui vi presenterete alla vita, sia un modo più positivo, perché ci sono principi che non possono essere eliminati, sia al lavoro che all'amore, i principali ambiti a cui serve dare più passione, più entusiasmo. Abbiamo un lavoro, però non lo so, sono stanca, non riesco, non mi piace. Aspetta, fermati. Preferisci restare a casa e quindi vivere una caduta, un fallimento, o preferisci forse portare leggermente un po' più entusiasmo nella vita, in quello che stai facendo? Come potete vedere, queste sono carte che purtroppo rappresentano cadute e situazioni che si rialzano. Qui le coppe si cadono e qua si rialzano, cadono e si rialzano. È come se fosse sempre un ciclo nella nostra vita. E il 5 di coppe rappresenta proprio un segno per poter in qualche modo trovare l'armonia nuovamente in quello che stiamo vivendo. E lo farete, capirete che questo è stato soltanto un ciclo, finalmente, pam, avete qualcosa di nuovo nella vostra mente. Questa potrebbe finalmente essere una realtà di cuore che in qualche modo viene dimenticata. Forse abbiamo vissuto completamente immobili in una realtà. Se state insieme ad una persona che probabilmente è tossica, non riesce a darvi realmente quello che vuole, avrete come un click mentale, direte ciao, io questa persona la devo allontanare dalla mia vita perché ho capito che questa persona è la ragione per cui io mi sento in questo modo. E io in realtà devo essere molto più positivo. Può essere stato un momento, chiamiamolo battuta di arresto in questo momento, siete stati un po' fermi, diciamo, quindi la questione più importante in questo momento è uscire da questo stallo, iniziare seriamente a essere prigionieri di sentimenti positivi piuttosto che di sentimenti negativi, soprattutto sul lavoro. Forse c'è qualcuno che vi guarda in questo momento e se ne sta accorgendo che probabilmente siete le persone che non state dando il 100%. Io vi dico sempre, è meglio in questo momento essere più presenti e avere il proprio lavoro. Quale sarà la prossima carta? Andiamo a vedere. Il 3 di bastoni, opportunità, situazioni nuove. Se qualcuno per esempio in questo momento sta vivendo da solo, single o comunque senza nessun tipo di lavoro, l'8 di bastoni, questo di fiori in questo caso, 3 di fiori e 8 di fiori. E in questo caso probabilmente ci sono delle grandissime opportunità che stanno per rinascere. Come potete vedere il 3 di bastoni è un momento per ricostruire nuovamente, anzi la mettiamo proprio così, guardate, le mettiamo perché a me non piace guardarle al contrario. Ecco, qui ci sono delle opportunità che stanno iniziando nuovamente a rimettersi in gioco. Questa è una grandissima occasione per seriamente lavorare su quello che siamo noi nuovamente. Una volta che avete capito che questo ciclo in realtà fa parte della vita, tutti quanti noi viviamo in questo modo, grazie al cielo vi inizierete a riprendere su qualcosa. Probabilmente moltissimi di voi avranno quella grande opportunità per dire io sto lavorando per rimettermi in gioco, devo rimettere probabilmente devo rimettermi probabilmente nuovamente in gioco su alcune situazioni che sono state probabilmente abbandonate. L'otto di bastoni rappresenta delle novità, delle notizie, dei messaggi. Da queste carte mi viene da pensare che qualcuno di voi riceverà delle grandi opportunità, forse degli spostamenti, dei cambi. La cosa importante però è di non rimanere, diciamo, apatici a queste opportunità, perché questi messaggi, queste realtà che stanno per arrivare, queste grandi opportunità di occasioni che in realtà stanno per nascere nella vostra vita devono essere prese al volo. Riconsiderate attentamente magari un discorso che avete fatto con una persona del vostro passato, un amico, un'amica, ma anche un vostro amante, un vostro caro, di allontanarvi da dove siete. Riprendetelo magari in considerazione perché probabilmente questo è l'inizio di un trasferimento, di un allontanamento. Il Tribastone parla sempre di estero, di cose che riguardano cose lontane, quindi è molto probabile che qualcuno avrà un obiettivo o una panoramica di vita molto più ampia dalla chiusura che voi avevate da questo 5 di coppa, sì, di coppe, scusatemi, di cuore,
all'apertura di opportunità nuove, quindi questo è un grandissimo cambio che sta per avvenire sulla vostra strada, perché finalmente riuscirete a vedere quello spiraglio. Però ovviamente queste sono carte di lavoro, quindi è molto probabile che ci sarà la necessità dentro di voi di iniziare a sacrificarvi su qualcosa, di intraprendere probabilmente anche delle nuove visuali, dei nuovi orizzonti, guardare seriamente oltre al proprio stesso dito, ma di vedere quanto in realtà l'universo è molto più grande rispetto a quello che avete vissuto. Ho ascoltato molte persone nella mia vita e queste persone, molte di loro purtroppo vivono realtà chiuse, dove molto spesso non è soltanto per vostra colpa, ma anche per colpa di persone che sono intorno a voi. Queste persone vi stanno limitando. La cosa più importante in questo caso è essere sempre indipendenti nella propria vita e quindi capire un po' come si fa ad essere indipendenti. Su YouTube trovate milioni di video di mentori e se conoscete le lingue ascoltate anche gli spagnoli e gli inglesi perché sono molto più avanti rispetto all'Italia, forse perché ce ne sono molti di più che sono molto più bravi. E soprattutto sono professionisti, di guardare, di incoraggiarsi nuovamente, di rimettersi nuovamente e forse anche rapidamente verso la visualizzazione di nuovi obiettivi, perché questi sono obiettivi che in realtà sono dentro i vostri sogni, qualcosa da realizzare ed è molto probabile che voi inizierete a rimettere in gioco quello, forse riaprirete un cassetto vecchio dove avete messo dei posti i vostri sogni e direte forse è arrivato il momento di iniziare a guardare con più entusiasmo la vita. Ovviamente ci vorranno delle tecniche per iniziare a essere più precisi, ad essere molto più rapidi in alcune situazioni. Questo è un momento che ci sta invitando proprio a fare tesoro di questo nostro nuovo entusiasmo di riprendere la vita. Quindi mi raccomando che siate positivi proprio su questo aspetto. Andiamo a vedere qual è la prossima carta per voi. Next. Andiamo a vedere next card. Guardate, la forza è bellissima, è proprio quello che io vi stavo dicendo in questo momento, trovare veramente la forza di rimettersi in gioco, no? La forza è il coraggio, ragazzi. Il 6 di coppa, persone vicino a voi che secondo me vi potranno anche aiutare. Qualcuno di voi avrà bisogno in questo momento di fare un grandissimo cambio nella propria vita, forse chiedendo aiuto a qualcuno del passato. Potrebbe essere anche la famiglia di origine, non sentitevi depressi, non sentitevi magari che falliti se dovete fare questo piccolo passo, fatelo. Qualcuno sta tornando a casa dei propri genitori o dovrà farlo questo cambio perché in qualche modo bisognerà ritrovare anche quella forza dentro di noi. Abbiate il coraggio di farlo perché questo cambio potrà essere veramente molto utile. Sulle questioni lavorative credo che qualcuno di voi qui si deve muovere, deve avere il coraggio di prendere queste scelte e di dire io devo andare oltre me stesso e quindi di riprendermi completamente quella vita che in qualche modo ho perso. Queste sono carte che rappresentano un dinamismo che non lascia spazio ad alcun sentimentalismo o alcune situazioni che possono essere un po' afflitte o negative in questo momento, quindi prendete proprio questa chiave, questa nuova strada per poter andare, agire e portare a termine una nuova persona. Questo è un cambio fortissimo. Se qualcuno di voi ha paura per le scelte che devono essere prese, credo che questo potrebbe essere finalmente un divorzio, un allontanamento dalla persona che amate, dovete assolutamente allontanarla dalla vostra vita perché questa persona è limitante. Astro sono singolo e non c'ho nessuno. Bene, però esci da questa pseudo sensazione di non essere mai piaciuta a nessuno. Forse c'è qualcosa dentro di te che agita questo mondo. Per esempio, potresti essere una persona che parla molto, che chiacchiera molto, che mette ansia. Allora lavora su questa ansia perché forse c'è qualcosa che in realtà le altre persone sentono e no. Forse sei una persona molto troppo forte, per esempio, e questa cosa bisogna essere un po' più, ma io ho sofferto tantissimo, mi sto difendendo. Allora vedi come vuoi. Queste carte ti stanno invitando a
essere forse un po' più dolce, essere forse magari ad essere anche un po' più "corteggiabile" tra virgolette, no, in qualche modo. Andiamo a prendere nostro oracolo, andiamo a vedere qual è la vostra carta. Ah no, scusatemi, prendiamo prima The Muse. Sono moltissime quelle che me le avete chieste. Io in basso vi ho lasciato anche il link dove potete acquistarle, le The Muse. Sono veramente belle. 10 di spada, qua c'è qualcosa che deve morire dentro di voi, ragazzi. C'è proprio, avete toccato il fondo. Sento proprio che qualcuno di voi ha toccato completamente il fondo con questa lettura. Cioè, basta, è proprio arrivato il momento di dire basta ad una situazione. 10 di spada sembrerebbe una carta molto negativa, in realtà lo è, però è anche una carta che dà, oltre a quello non c'è più niente da fare. Il fante di coppa, qua ci sono notizie anche di amore che vi stanno per arrivare e sono secondo me notizie molto importanti, notizie che in qualche modo vi rimetteranno finalmente in gioco su qualcosa. Non so che scelta devo fare. Bene, questo è arrivato, questo è il momento dove la scelta di cuore sarà secondo me quella più importante in questo momento, ma quella che vi fa star bene, quella che fa star bene voi e gli altri. Prendetevi un momento di riposo. Io come sempre dico che è anche arrivato il momento di ripulirsi un po' da qualche energia, qualche piccolo rituale. Io ne ho fatti tantissimi nella vita di rituali di purificazione, di eliminazione di energie negative. Questo potrebbe essere, vede, perché questo è un momento dove c'è qualcosa che dovete rigenerare nella vostra energia, come in realtà vi state mettendo in gioco. Quindi abbiate la forza necessaria anche di trovare quel momento giusto per dire e per farvi valere. Questo è un cambio personale molto forte. Nelle questioni lavorative probabilmente questo è un momento di pausa, di fermare un attimo il cervello, di dire basta ad una situazione, di dire forse sono io che sono tanto troppo stressato o sono io che sto fantasticando troppo verso un futuro, ma questa azienda forse mi limita. Abbiate il coraggio magari di affrontare, di chiedere o di iniziare a guardare un nuovo lavoro, perché no? Questo cambio, ripeto, sarà un cambio personale molto forte, di vedute molto più ampie, probabilmente siete troppo limitati, allora da questo momento in poi iniziate a cambiare su qualcosa, a guardare proprio una strada completamente nuova e lontana da quello che siete stati fino a questo momento. Andiamo a vedere la numero 4, la nostra Malachite, intanto io vi saluto, alla prossima. Amici che avete scelto la Malachite, eccoci qua. Oggi andiamo a vedere anche per voi quale sarà questo grandissimo cambio inaspettato che sta arrivando nella vostra vita. Per chi ha scelto la Malachite, evidentemente siamo in davanti ad un momento particolare della nostra vita. La Malachite energizza moltissimo il nostro cuore, quindi è come se sono single, voglio qualcosa, devo assolutamente attivarmi, devo vedere qualcosa di nuovo. Ecco, la Malachite aiuta proprio ad attivare proprio questo nostro sentimento di cercare qualcuno, in qualche modo è anche un po' magnetica come pietra, e aiuta però soprattutto ad esprimersi in maniera diversa, quindi è molto probabile che se siete single guardate attentamente al modo in cui vi state esprimendo. Qual è la vostra prima carta? Andiamo a vedere, amici della Malachite. Il 3 di cuori, ragazzi. Il 3 di cuori è una celebrazione. Questo è un momento importante dove forse moltissime persone finalmente si riconnetteranno a delle situazioni del passato. È molto probabile che in questo momento abbiate anche tantissima voglia di rimettervi in gioco. Qua ci sono delle celebrazioni che saranno sicuramente molto più vicine a quello che avete vissuto fino a questo momento. Probabilmente da questo momento in poi dovete lavorare anche su quelle che è il rapporto con le persone intorno a voi. Questa è una carta che rappresenta un brindisi, parliamoci chiaro, quindi è come se siamo davanti a delle immagini che rappresentano proprio il desiderio di divertirsi, avere voglia proprio di essere molto più spensierati. Forse qualcuno deve celebrare la vita grazie ai grandi cambiamenti che avete forse già avuto precedentemente e di conseguenza questo è il momento in cui realizzerete che siete vivi e che siete riusciti in qualche modo, grazie a voi stessi, a vivere questo forte cambiamento dentro di voi. Una carta che esprime una grandissima gioia, una grandissima allegria. È importante però durante questa carta avere persone intorno a noi molto importanti. Probabilmente qualcuno farà pace con degli amici, delle amicizie o comunque anche con una persona del vostro cuore. Questa è una carta che parla di unione
E in sintesi è una passione, un desiderio anche che secondo me può avvenire nella vostra vita ed è un messaggio di grande prosperità. Cioè, come se tutti gli obiettivi che avete avuto fino a questo momento, i grandi sforzi che avete fatto fino a questo momento, saranno comunque ricongiunti in un momento e in un presagio di grande allegria nella vostra vita. Sul piano professionale potrebbe rappresentare finalmente la soluzione ad un problema lavorativo, potrebbe essere un progetto che secondo me in qualche modo riuscirete ad affrontare. Ci sono ottimi risultati proprio che genera questa carta, grazie proprio al vostro modo appagante anche di aver risolto le cose. Questa è un'azienda, secondo me, che può dare anche dei bonus a delle persone o comunque finalmente a raggiungere delle nuove collaborazioni con delle persone per ampliare i propri confini, i propri profitti, essere secondo me molto più alla mano. Una grandissima opportunità anche sul campo del cuore, perché potrebbe rappresentare una gravidanza inaspettata, una richiesta di adozione che in questo momento state cercando di trovare. Può rappresentare finalmente un progetto che metterà in gioco un cambio strutturale proprio nella vostra vita di famiglia, quindi una conoscenza di persone nuove. L'importante è che con questa pietra e con questa carta iniziate ad avere quell'atteggiamento giusto per poter uscire fuori da una situazione di solitudine, perché questa non è assolutamente una carta di solitudine, mi raccomando. Andiamo a vedere qual è la vostra prossima carta. Next card. Andiamo a vedere un poco. L'asso di bastoni, quindi l'asso di fiori in questo caso, quindi già vedete che qui c'è una conoscenza, una passione molto forte per voi che avete scelto la malachite, ma l'asso di bastoni è anche una carta molto attiva, una carta che ci parla di impeto nuovo, è la carta Young per eccellenza, è l'inizio probabilmente di qualcosa di con forse una spinta anche nuova di vita, no? Nel vivere questa situazione. E il 4 di bastoni, una carta che parla di sentieri, percorsi che noi già conosciamo, sentirsi finalmente nuovamente, probabilmente anche all'interno di un gruppo sociale nuovamente pieno di vita. Il 4 di bastoni rappresenta completamente la casa, quindi è molto probabile che qualcuno di voi con questo momento dovrà celebrare insieme alla propria famiglia un evento particolare, forse ci sarà un matrimonio inaspettato, come vi dicevo una gravidanza, una festa di paese dove rincontrerete nuovamente quell'ex di una vita e riscatta qualcosa di importante. Non lo so, questo è il momento dove secondo me la vittoria che avete ottenuto fino a questo momento dovete in qualche modo celarla e traslocarla attraverso i luoghi o i sentimenti che avete sempre portato verso qualcosa. Una realizzazione importante, voglio comprare una casa, riceverete finalmente il prestito di qualcosa per fare all'interno di una casa. È il momento veramente di festeggiare con amici. Secondo me è bellissimo qui fare una bella vacanza tra amici, trascorrere dei giorni lieti, proprio dove potete finalmente unirvi e insomma, trascorrere dei momenti straordinari. Questo è veramente un momento anche dove si possono festeggiare lauree, fidanzamenti, nascita di bambini, celebrazioni. Questo è un traguardo che moltissimi di voi state raggiungendo e questa cosa vi piacerà perché vi darà proprio quella grande opportunità anche sul lavoro o sulla vostra vita privata di riscoprire probabilmente qualcosa di nuovo. Questa carta rappresenta anche comunque un miglioramento e una rinnovazione della propria vita, quindi comunque vi sentirete anche pieni di voglia, con la voglia anche di armonizzare, dare pace e tranquillità alla propria vita. Questo è un incontro molto che non dovete farvi sfuggire in questo momento, con una persona secondo me che vi farà veramente battere il cuore in questo momento. Sto cercando di riconquistare una persona, la rincontrerete questa persona, forse avrete anche qualcosa con questa persona e forse finalmente è il momento anche di dirvi quelle cose che non vi siete mai detti con questa persona, perché le sfide non mancheranno sicuramente, quindi sarà importante però riniziare a rimettervi in gioco con una nuova armonia,
una nuova impronta proprio nella vostra vita, quindi credo che questo sarà veramente importante. Se non avete lavoro, questa è una grande opportunità per celebrare, una grande opportunità anche per avere qualcuno vicino a voi che vi farà conoscere la persona che probabilmente vi darà un lavoro o guardate caso forse sarà un amico che ha bisogno di voi in questo momento, perché voi siete capaci di fare questo qualcosa, allora lanciatevi tranquillamente. L'asso di bastone è proprio quella carta che ci permetterà di fare tutto il possibile per realizzare i nostri sogni. Quindi in qualche modo dovete attingere a questa energia, a questa forza, perché dovete celarvi, no, dentro di voi stessi, eliminare la vaga incertezza, inquietudine che avete in questo momento e procedere verso qualcosa di molto importante. Quale sarà questo grande cambio? Beh, l'incontro con una persona sicuramente, l'opportunità anche lavorativa e se state lavorando comunque l'aumento possibile o dei cambi anche a livello economico nella vostra vita, la possibilità di celebrare sicuramente un matrimonio, una gravidanza, qualcosa di importante e il grandissimo cambio sarà proprio il vivere serenamente con le persone intorno a voi. Quello sarà la cosa più importante. Astro, ma io la mia famiglia non la sopporto. Beh, non è che c'è soltanto la tua famiglia. Ah, ma io vivo sempre da sola. Questo è un problema tuo, non è la tua stesa. Andiamo a vedere la prossima carta. Next. Andiamo a vedere qual è. 7 di coppa. Questa è una carta di indecisione delle volte nella nostra vita e il cavallo di bastone. Vedete che qua c'è una passione in corso? Sarete forse anche indecisi su qualcosa, forse di come prendere questa realtà, di come vivere queste persone che sono vicino a noi, di come intraprendere questo nuovo percorso, questa attività. Comunque ragazzi lanciatevi. Se questa persona si presenta e dice non lo so, non mi piace, non è proprio la persona che mi aspettavo, non ci pensate due volte, lanciatevi perché questa secondo me è una grandissima opportunità e non c'è bisogno di pensarci due volte, basta essere così indecisi ed inquieti nella vostra vita. Il cavallo di bastone rappresenta delle nuove, nuovissime opportunità anche che rappresentano che vogliamo superare anche degli ostacoli o dei blocchi che ci hanno frenato fino a questo momento e di conseguenza avere un'energia più disposta ad allontanarci da questi tipi di difficoltà. Qui credo che ci sia un viaggio nella vostra vita. Ecco, questo viaggio potrebbe veramente cambiare qualcosa nella vostra vita dal punto di vista proprio di vissuto, di emozioni, di quello che siete sostanzialmente nella vostra vita. Andiamo a vedere qual è la prossima vostra carta. Next. Andiamo a vedere, amici che avete scelto la malachite, quindi la numero 4. Il cavallo di denaro dovrebbe essere questo. Sì, quindi abbiamo già due cavalli, cavallo di denaro e cavallo di bastoni e il 6 di spada in questo caso. Quindi questo no, questo è cavallo di spada e 6 di spada. Scusate che queste immagini delle volte vi ci perdete. Quindi 6 di spada e cavallo di spada. Non autosabotatevi come vi dico sempre, rimanete sempre attivi sul vostro obiettivo e mi raccomando, se questa energia è così forte che delle volte sembrerete anche un tantino un po' troppo precipitosi nel dire le cose, quindi cercate di rimettervi nuovamente in gioco e di non dire sempre cose che probabilmente possono ferire anche le altre persone, perché avete un'energia quasi arrogante in questo momento e tutto quello che dovevate scoprire lo verrete a sapere sicuramente, però questo vi farà proprio liberare in una sensazione nuova di vita, quindi iniziate a mettervi nuovamente in gioco perché questo sarà un momento importantissimo. Andiamo a vedere quale sarà il vostro oracolo. Calm down, prendere questo momento, queste emozioni per godervi dell'istante, dell'ora e del presente, quindi nel qui e nell'ora, ma di non agitare le persone intorno a voi, quindi è molto importante questo momento di godersi questa bellissima stesura, questo bellissimo momento, questo grande cambio che secondo me arriverà e che vi porterà comunque tantissima felicità, ma rimanere sempre ancorati nel vostro a terra, con i piedi a terra, nel vostro universo, in ciò che siete realmente, senza cercare di ferire nessuno, solo perché questo potrebbe essere magari un ciclo che poi potrebbe anche finire, spero di no, però comunque è meglio non mai ferire le persone intorno a voi.
Abbiate anche un momento per meditare su voi stessi, introdurre delle pratiche meditative, perché questo potrebbe aiutarvi veramente a godervi ancora di più dell'istante, di quello che siete realmente. Grandissimi cambi amici che avete scelto la Malachite, buona strada e noi ci sentiamo alla prossima, ciao.